Ciao belle stelle, benvenuti a questa lettura speciale di tarocchi in occasione di Yule, il momento in cui la ruota dell'anno dà il benvenuto all'inverno. Qui con Mandala Tarot la stella. Carissimi, vediamo cosa ci porta l'inverno. Vi ricordo che queste sono letture generali, non personalizzate, prendete solo i messaggi con cui risuonate. Questa è una lettura sulla sincronicità. Se sei in questo video, sicuramente ci saranno uno o più messaggi per te. Oracolo. Iniziamo. Devil, innamorati, il diavolo, gli innamorati e l'appeso. 15, taglio netto, 6 e 12. 33, allora caos e conflitto. Questa carta parla di trovarsi come a un punto, una scelta con un'altra persona, una tensione tra due opposti. Il caos è prima che dell'ordine. Forze opposte che creano, vedete, una atmosfera turbolenta, ricorda anche un po' il momento torre. Però considerate anche che il valore del caos, che serve è come quella bellezza, quella primigenia del caos creativo, del disordine prima che tutte le cose si mettano al loro posto. Qua vediamo come una zebra che si sgretola e diventa, i suoi pezzi diventano parte del cielo. Sono come che si staccano dei pezzi di noi che non ci servono più. È tempo di reinventarsi, quindi lasciare andare all'universo e reinventarci. Il conflitto potrebbe apparire o esistere sia esterno che interno. Magari siete a una svolta con qualcuno, con un'altra persona, o state attraversando una tempesta che vi sembra proprio fuori dalle vostre mani, qualcosa che non potete controllare. Ricordatevi che ogni tempesta è passeggera, tutto finisce, tutto inizia e tutto finisce, e che il conflitto serve per poter passare anche da una situazione a un'altra. Mh. A volte invece proprio riferito alle relazioni affettive parla di essere un po' tenaci, a volte testardi, però è questa testardaggine che vi tiene in uno stato di opposizione, conflitto, contrasti. È come se aveste un bisogno di avere ragione a tutti i costi e questa cosa prolunga il conflitto. Ci sono cose che non sono negoziabili, perché se questo è vero non è nemmeno necessario lottare. Presto quest'aria di tempesta passerà e l'aria tornerà a essere chiara. Ti troverai in un posto davvero migliore dopo che la tempesta sarà passata. Però in questo momento le cose potrebbero diventare elettriche, ma anche illuminanti allo stesso tempo. Usa questo momento in modo costruttivo. Anche il diavolo dal passato, per te che stai guardando questo messaggio da Iule, vuol dire che ci sono stati conflitti, parla di manipolazione, di giochi di potere dall'energia del tuo passato. Probabilmente anche vicino all'energia degli innamorati parla anche di infedeltà o due persone legate da qualcosa, ma parla anche di ossessione, di manipolazione, di necessità di controllo da entrambe le parti. Probabilmente anche perché qualcuno non è capace di fare una scelta o vi fa sentire che non siete al primo posto, che non siete la priorità, o una persona che è divisa fra due o più energie. Fatto sta che la vita vi chiede di compiere una scelta, se non siete voi, ma è come se invece non la volete, non siete o non siete pronti per compiere la scelta, perché l'appeso parla di un momento di introspezione, di fare quindi un po' di equilibrismo prima di trovare questa verità. Non si sente di avanzare se non ha le cose chiare, se prima non si illumina. Sì, entrambe parlano un po' proprio di caos e di conflitto.
vediamo perché il diavolo. Cinque di coppe, 7 di coppe, che l'ha preso, 6 di spade. Sotto il diavolo, il 5 di coppe, ci parla negli arcani maggiori energia di acqua, cancro, pesci, scorpione, emozioni e sentimenti, una perdita, un allontanamento, una separazione, qualcuno che vede solo le coppe che si sono versate, un momento di tristezza, di vedere appunto solo ciò che si è perso. 7 di coppe, sotto l'energia di chi deve compiere una scelta, quella degli innamorati, il 7 di coppe invece parla proprio di dispersione di energia, appunto di non sapere che pesci prendere, di avere troppe opzioni, in alcuni casi. Vedete che tiene anche il mondo, dice ma io voglio il mondo, è come se avesse tante coppe attorno e non ne vede nemmeno nessuna è proprio una persona immersa o che vuole sempre di più o che è un eterno indeciso, che ha una cosa e vuole già passare alla prossima. E sotto l'appeso il 6 di spade. È come se stesse sfidando, vedete, un demone in questo mazzo di carte, però parla di energia di movimento, quindi dopo questa stasi dell'appeso, dopo questo dubbio, incertezza, una volta che si ha la risposta, si va verso una nuova direzione, soli o in compagnia. Perché diavolo 5 di coppe, regina di oro, perché innamorati è 7 di coppe, 9 di oro, perché appeso è 6 di spade, 5 di coppe, incredibile, di nuovo. Vuol dire che c'è proprio un messaggio qui. Quindi abbiamo energia di acqua 2 volte, adesso energia materiale, quindi toro, vergine, capricorno e spade anche, acquario, gemelli e bilancia. Diavolo, 5 di coppe, una regina di danari. Quindi questa appunto è una personalità forte, è una persona molto anche nutriente, abbondante, amorevole. Quindi io non credo che sia la persona, potreste essere voi o potrebbe essere la persona che si è persa, diciamo, che si è persa per strada. Che è successo? Probabilmente che questa persona o voi non avete scelto l'amore, forse questa persona è occupata a inseguire le proprie rose, che parla di inseguire Nine of Pentacles, proprio i propri, la propria realizzazione personale, i propri sogni, il proprio successo, la propria carriera. Vedete, proprio vuole sbocciare come le rose ed essere al centro del proprio universo. Quindi potrebbe parlarci anche di una persona che si sta riappropriando del proprio potere personale, sì, dopo una relazione drenante di emozioni, non troppo soddisfacente. Questa è anche la carta del torno felicemente single, come se qualcuno non ha scelto me, se qualcuno non mi dà la priorità, io mi metto al centro della mia vita. Sì, è come riprendersi proprio il proprio posto. Voglio sbocciare come questa rosa. Tu sei indeciso, io mi occupo di me. E di nuovo sotto l'appeso, sotto il 7 di coppe che parlava di indecisione, 6 di spade, di nuovo era il 5 di coppe. O era una persona fredda, appunto indecisa e che non mostrava i propri sentimenti, è come se avesse avuto il cuore di ghiaccio, quindi era anche abbastanza impenetrabile, aveva costruito come una fortezza attorno a sé e non faceva entrare nessuno. Quindi io penso che dal 5 al 6 qualcuno sceglie di: se non posso sciogliere questo ghiaccio, allora è meglio andare verso i tropici, diciamo, qualcuno sceglie proprio una nuova strada. Sì, amici, vediamo, abbiamo scelto il numero 3, 3 carte per tutto, vediamo, vi divido in 3 gruppi, gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3.
Allora, prima carta, seconda carta, terza carta. Vediamo. Scegliete un messaggio d'amore. Carta numero 1, l'ametista, il quarzo rosa. Carta numero 2, l'ametista. Carta numero 3, un granito. Forte come il granito. Per chi ha scelto la carta numero 1, il messaggio è My beloved, mia cara, mio caro. Ti dice anche se siamo fisicamente separati, spiritualmente saremo sempre uniti, perché l'amore trascende lo spazio e il tempo, non manca niente. Quindi un messaggio rassicurante. Per chi ha scelto l'ametista, ti dice attenzione a quello che stai proiettando, perché le qualità che ammiri in un'altra persona sono le qualità che anche tu possiedi. Parla di equalmente, quindi le qualità che non ti piacciono sono anche il tuo stesso riflesso. Quindi abbraccia l'altro come l'altro abbraccia te, con la tua forza e la tua vulnerabilità. Parla di intimità. Terzo messaggio, passion, la passion, passione. Ti dice numero 3, una qualità magnetica e seduttiva ti circonda in questo momento. Goditela, goditi questo momento. Wow! Quindi due angeli, un incontro dal buio alla passione e passione accesa. Wow! Vediamo per il gruppo 1, per chi ha scelto il gruppo 1, questi angeli, un messaggio da Iule. Ecco qua, gruppo numero 2 e gruppo numero 3. Allora, sotto questi mio caro, mia cara, il 4 d'inverno, che sarebbe il 4 di spade, energia di aria, gemelli, bilancia e acquario. Il messaggio è: metti da parte le preoccupazioni, ci penserai più tardi. La meditazione porta buone soluzioni. Hai bisogno di dormire di più o di una vacanza. Poi, da questo altro che riflette te stesso è Re d'inverno, di nuovo energia di aria, spade. Parla di una persona preparata, esperta, imparziale e controllata. Molto saggia, ti dice: chiedi consiglio a qualcuno che sia professionale e obiettivo. Occasioni di parlare in pubblico, relazioni personali prive di emotività, quindi questo alleato potrebbe parlare di più nella sfera personale, sociale o professionale, non amorosa. E infine, sotto la passione, 3 d'estate, 3 di coppe, festeggiamenti, celebrazioni, vi dice buone notizie per cui festeggiare, annunci importanti come matrimoni, lauree o nascite, amici che vi stanno a cuore. Per te che sei qui in questo momento di sincronicità, vediamo che porta devi aprire da qui fino alla primavera. Che messaggio per te? Bella. Anthony's Call vuol dire la chiamata di Antonio. In thanks of my spirit, safe and sound, all things that are lost, so can be found. Per chi di voi, quindi, ha perso qualcosa o qualcuno, dice ringrazio già il mio spirito perché tutte le cose che ho perso in questo momento potranno essere ritrovate. Ma che bello! E vediamo con le carte della strega che messaggi ci sono per voi. Abbiamo la candela, l'illuminazione.
parla di luce interiore, di comunicazione del chakra della gola ed è il simbolo sacro della Signora della Luce. La candela parla di trasmutazione e infatti, osservate, Yule Rebirth, momento di rinascita, che libera, allora, trasmutazione, trasformazione che libera la luce interiore. Rappresenta l'elemento fuoco, la luce nelle tenebre. La fiamma della candela è un segno che invita a confidare in se stessi. Forse di recente vi siete sentiti sfiniti o stressati dalle continue richieste o da questo caos, conflitti interni, esterni. Quindi vi dice che è il momento di fare luce. E sappiate che i vostri sacrifici sono stati compiuti per un bene più alto. La vostra vita merita di brillare come un pavone, di sfoggiare tutta la vostra bellezza e splendere come un arcobaleno. La candela indica anche che alcuni di voi stanno per esaurire le forze, quindi è proprio il caso di fare una pausa, come vi suggeriva per alcuni di voi il 4 d'inverno. Tempo di riposare, relax, ricaricare le batterie. Per far sì che la situazione non vi sfugga di mano, gestite al meglio le vostre energie, radicatevi a terra e misurate i vostri sforzi. Il riposo e la meditazione vi saranno di grande aiuto. Non tirate troppo la corda e tenete a bada i desideri. La luce interiore guida il vostro cammino, ma dovete gestire al meglio le vostre energie in questo momento di transizione. Stelle, vediamo un altro oracolo per voi in questo momento meraviglioso di Yule. No, ma questa è magia. 33. Waving Flowers, guardate, 33, 33. Perfetta sincronia. È meravigliosa perché questa carta parla di creatore, creazione, dell'arte, dell'universo, di integrazione di opposti. E anche questa 33, 33, dal caos creativo alla creazione. È meravigliosa. Vediamo in questo oracolo una donna che raccoglie questi delicati petali dei boccioli ed è come se li stesse cucendo, li trasforma nei fiori, ne fa dei bellissimi fiori o potrebbero essere anche dei fiocchi di neve e lei li cuce assieme, li tesse e li trasforma in splendidi fiori. È come se da un elemento iniziale lei creasse un'altra cosa. Sta trasformando, sta fluendo. La vita mi dà fiocchi di neve, io li trasformo in bellissimi petali. È calma ed è concentrata nel suo lavoro. Ovviamente questa donna con le trecce, vedete, ordinate, rappresenta come teniamo in ordine la nostra vita. È una persona creativa che crea e quindi anche da questi petali o questi fiocchi di neve che cadono dal cielo, lei li fa crescere poi, l'ispirazione la circonda e è capace di creare un nuovo mondo. Quindi che vi sia, carissimi, di ispirazione questa rinascita creativa, che tutte le cose o i pezzi, le parti mancanti di voi verranno ritrovate, come diceva la porta, e rimesse assieme in un nuovo tutto. Rivediamo la lettura. Quindi, in questo momento di rinascita, il 21, solstizio d'inverno, cosa si lascia nel passato? L'energia del diavolo, le relazioni tossiche, il bisogno di controllo, di manipolazione, di voler controllare tutto. Momento presente, la vita chiede di fare una scelta, ma voi preferite restare in attesa perché c'è bisogno, come dice la candela, di illuminare e forse nei momenti di turbolenza, di caos e conflitto interiore non è il caso di prendere decisioni importanti. Rispetto alle relazioni, 5 di coppe, chi ha sofferto una perdita, ma se la relazione era manipolativa, meglio così, che sia finita. Regina di oro, potrebbero essere nuovi incontri, quindi lasciati i segni d'acqua con Toro, Vergine, Capricorno, o per chi torna felicemente single, lo stesso Toro, Vergine, Capricorno, energia di terra, materia,
abbiamo lo stesso il 7 di coppe, questo era acqua. 6 di spade, lasciare una situazione appunto dove si sentiva il ghiaccio, la solitudine, per qualcosa invece che vi farà abbracciare il fuoco di una nuova passione. Sì. Poi perché aveva scelto il gruppo 1, mio caro, mia cara, anche se siamo lontani fisicamente, stiamo insieme nell'anima. Tu sei il mio riflesso, quindi anche qua un incontro di anime gemelle. E il terzo era il fuoco della passione. 3 d'estate celebrazione, 3 d'inverno una persona di Acquario, Bilancia, Gemelli, 4 d'inverno avete bisogno di riposo. E infine l'energia, carissimi e carissime, grazie per essere stati con me. Comanda il Tarot la stella e buon solstizio d'inverno. Iule segna la vigilia del sorgere del nuovo sole ed è la notte lunare più lunga che scandisce la fine del potere della luna sulla terra. Decoriamo le nostre case con i sempreverdi in onore degli spiriti della natura. Il calore e la luce devono abbondare e l'albero di Iule viene acceso con un frammento del ciocco dell'anno precedente. Una volta bruciato ne viene conservato un pezzetto per accendere il fuoco dell'anno successivo. La continuità è di vitale importanza per mantenere in movimento la ruota della vita in questi mesi freddi e bui. I sempreverdi sono il vischio, l'agrifoglio, il pungitopo, l'edera, l'alloro e il ginepro, così come le pigne, simboli di vita eterna. Quindi per chi di voi vuole preparare le erbe di Iule, vi ricordo, i sempreverdi sono appunto il pino, vischio, alloro, edera, chiodi di garofano, frankincenso, cannella, ginepro, tuia. Carissimi, anche oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto, spero che abbiate risuonato con i messaggi sincronici di questa lettura per alcuni di voi. Io vi mando un bacione grande grande, vi auguro buon solstizio d'inverno e anche buon Natale, buone feste a tutti voi e ci rivedremo poi con le letture a sorpresa delle previsioni annuali per il 2022. Ciao!